Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Ayvakit Blueprint Medicine SSRL ultimo aggiornamento. 3 dicembre 2021. Cos'è Ayvakit? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ayvakit durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati e sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Ayvakit? Ayvakit è un farmaco a base del principio attivo avapritinib, appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico altri inibitori proteinchinasi. È commercializzato in Italia dall'azienda Blueprint Medicine SSRL. Ayvakit può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Ayvakit 100 mg 30 compresse rivestite con film, Ayvakit 200 mg 30 compresse rivestite con film, Ayvakit 300 mg 30 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Blueprint Medicine SBV. Concessionario. Blueprint Medicine SSRL. Ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe CN. Principio attivo avapritinib, gruppo terapeutico antineoplastici, forma farmaceutica. Compressa rivestita. Indicazioni Ayvakit è indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con tumori stromali gastrointestinali, GIST, non resecabili o metastatici che presentano la mutazione del recettore alfa del fattore di crescita derivato dalle piastrine, PDGFRA, D842V. Posologia. La terapia deve essere iniziata da un medico esperto nella somministrazione di terapia antitumorale. La selezione dei pazienti per il trattamento del GIST non resecabile o metastatico positivo alla mutazione PDGFRA D842V deve essere basata su un metodo di analisi validato. Posologia. La dose iniziale raccomandata di avapritinib è di 300 mg per via orale una volta al giorno, a stomaco vuoto, vedere modo di somministrazione. La dose deve essere regolata in base alla sicurezza e alla tollerabilità. Il trattamento deve essere continuato fino a progressione della malattia o tossicità inaccettabile. L'uso concomitante di avapritinib con inibitori forti o moderati del CYP3A deve essere evitato. Se l'uso concomitante con un inibitore moderato del CYP3A non può essere evitato, la dose iniziale di avapritinib deve essere ridotta da 300 mg per via orale una volta al giorno a 100 mg per via orale una volta al giorno, vedere paragrafo 4, 5. Se dovesse vomitare dopo l'assunzione di una dose di avapritinib, il paziente non deve assumere una dose aggiuntiva, ma deve continuare con la dose successiva programmata. Dosi mancate. Se una dose di avapritinib viene saltata, il paziente deve compensare la dose dimenticata, a meno che la dose successiva non sia programmata entro 8 ore, vedere modo di somministrazione. Se la dose non è stata assunta almeno 8 ore prima della dose successiva, tale dose deve essere omessa e il paziente deve riprendere il trattamento con la dose successiva programmata. Modifiche delle dose per reazioni avverse. Si può prendere in considerazione l'interruzione del trattamento con o senza riduzione della dose per la gestione delle reazioni avverse in base alla severità e alla presentazione clinica. La dose potrà essere ridotta ad intervalli di 100 mg sino ad una dose minima di 100 mg una volta al giorno. Le modifiche della dose raccomandata sono indicate nella tabella 1. Tabella 1. Modifiche della dose raccomandata per Ayvakit per reazioni avverse severità. Modifica della dose emorragia intracranica, vedere paragrafo 4, 4, tutti i gradi. Interrompere Ayvakit in modo permanente. Effetti cognitivi, vedere paragrafo 4, 4, grado 1 continuare alla stessa dose o sospendere fino al miglioramento al basale o alla risoluzione. Riprendere alla stessa dose o a una dose ridotta. Grado 2 o grado 3 interrompere la terapia fino al miglioramento al basale, al grado 1 alla risoluzione. Riprendere alla stessa dose o a una dose ridotta. Grado 4 interrompere Ayvakit definitivamente.
Altro, vedere anche paragrafo 4 e paragrafo 8, grado 3 o grado 4. Interrompere la terapia fino a raggiungere un livello pari o inferiore al grado 2. Riprendere alla stessa dose o a una dose ridotta, se sicuro. La severità delle reazioni avverse è classificata in base ai criteri terminologici comuni per gli eventi avversi, CTCAE, versione 4.03 e 5.0 del National Cancer Institute, NCI, reazioni avverse con impatto sulle attività della vita quotidiana, ADL, per reazioni avverse di grado 2 o superiore popolazioni speciali anziani. Non è raccomandato alcun aggiustamento del dosaggio per i pazienti di età pari o superiore a 65 anni. Compromissione epatica. Non è raccomandato alcun aggiustamento del dosaggio per i pazienti con compromissione epatica lieve, bilirubina totale entro il limite superiore della norma ULN e aspartato aminotransferasi, AST, ULN bilirubina totale superiore a 1,5 volte ULN e qualsiasi AST, e compromissione epatica moderata, bilirubina totale 1,5, 3 volte ULN e qualsiasi AST. Avapritinib non è stato studiato in soggetti con compromissione epatica severa, classe KILD-PUC, e pertanto il suo impiego in pazienti con compromissione epatica severa non può essere raccomandato, vedere paragrafo 5.2. Compromissione renale. Non è raccomandato alcun aggiustamento del dosaggio per i pazienti con compromissione renale lieve e moderata, clearance della creatinina CLCR30, 89 ml/min stimata mediante Cockcroft-Gault. Avapritinib non è stato studiato in pazienti con compromissione renale severa, CLCR15, 29 ml/min, o malattia renale allo stadio terminale, CLCR15 ml/min, pertanto il suo impiego in pazienti con compromissione renale severa o malattia renale allo stadio terminale non può essere raccomandato, vedere paragrafo 5.2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Ayvakit nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 0 e 18 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione Ayvakit è per uso orale. Le compresse devono essere assunte a stomaco vuoto almeno 1 ora prima o almeno 2 ore dopo un pasto, vedere paragrafo 5.2. I pazienti devono deglutire la compressa intera con un bicchiere d'acqua. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Emorragie nei pazienti con GIST non resecabile o metastatico. Avapritinib è risultato associato a un aumento dell'incidenza di eventi emorragici, compresi eventi gravi e severi, come emorragia gastrointestinale, emorragie epatiche. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Principi attivi che possono avere un effetto su Ayvakit: forti e moderati inibitori del CYP3. La somministrazione di Ayvakit con un forte inibitore del CYP3 ha aumentato le concentrazioni plasmatiche. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Ayvakit insieme ad altri farmaci come Aurantin, carbamazepina EG, dintoina, dintoinale, fenitoina ICMA, fenobarbitale sodico Pfizer, fenobarbitale sodico Salf, gamibeta complex, gardenale, itraconazolo DOC generici, itraconazolo EG, itraconazolo Milan generics, itraconazolo Sandoz, itraconazolo Teva, itragerm, chetoconazole HRA, chetonova, luminale, compressa, luminale, soluzione, uso interno, misoline, nixodue, nixoral, crema, nixoral, shampoo, noxafil, compressa gastroresistente, noxafil, sospensione, posaconazolo Accord, posaconazolo Acl, posaconazolo EG, posaconazolo EG Stada, posaconazolo Fresenius Kabi, posaconazolo Milan Pharma, posaconazolo Milan, posaconazolo Sandoz, posaconazolo Teva, Rifadin, Rifater, Rifina, Rifocin, Spendor, Sporanox, capsula, Sporanox, soluzione, Tegretol, Trazer, Triasporin, capsula, Triasporin, soluzione, Vend, compressa rivestita, Vend, polvere, boriconazolo Accord, boriconazolo Aristo, boriconazolo Aurobindo, boriconazolo DRRDIS, boriconazolo Milan Pharma, boriconazolo Milan, boriconazolo Sandoz GmbH, boriconazolo Sandoz, boriconazolo Teva, eccetera.
Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Ayvakit durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Ayvakit durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile / contraccezione. Le donne in età fertile devono essere informate che avapritinib può causare danno fetale, vedere paragrafo 5.3. Controllare lo stato di gravidanza delle donne potenzialmente fertili, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Ayvakit può causare reazioni avverse quali effetti cognitivi che potrebbero compromettere la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. I pazienti devono essere consapevoli del potenziale di reazioni avverse che influiscono sulla loro capacità di concentrarsi e di reagire. I pazienti che manifestano questi effetti avversi devono prestare particolare attenzione durante la guida di un veicolo o l'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Il database di sicurezza include un totale di 585 pazienti con GIST, tutte le dosi, 550 dei quali hanno ricevuto avapritinib a una dose iniziale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio negli studi clinici con avapritinib. La dose massima di Ayvakit studiata clinicamente è di 600 mg per via orale una volta al giorno. Le reazioni avverse osservate a questa dose sono state coerenti con il profilo di sicurezza a 300 mg o 400 mg una volta al giorno, vedere paragrafo 4.8. Gestione. Non vi è alcun antidoto noto per il sovradosaggio di Ayvakit. In caso di sospetto sovradosaggio, Ayvakit deve essere sospeso e si devono mettere in atto cure di supporto. In base all'ampio volume di distribuzione di avapritinib e al suo esteso legame alle proteine, è improbabile che la dialisi determini una rimozione significativa di avapritinib. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, inibitore della protein chinasi, codice ATC, L01X18. Meccanismo d'azione. Avapritinib è un inibitore della chinasi di tipo 1 che ha dimostrato attività biochimiche in vitro nei proprietà farmacocinetiche. Dopo la somministrazione di avapritinib una volta al giorno, lo stadio stazionario è stato raggiunto in 15 giorni. Dopo una dose singola e dosi ripetute di avapritinib, l'esposizione sistemica di dati preclinici di sicurezza. Studi di tossicità a dosi ripetute. Gli studi con dosi ripetute nei cani hanno indicato emorragia ed edema del plesso coroideo nel cervello a 0,4 volte l'esposizione umana alla dose. Elenco degli eccipienti: nucleo della compressa cellulosa microcristallina, copovidone, sodio croscarmelloso e magnesio stearato, rivestimento della compressa talco macrogol 3350, alcol polivinilico, biossido di titanio, e 171, inchiostro di stampa gomma lacca glazze 45%, 20% esterificato. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.